In questo video vediamo come realizzare un semplice anello utilizzando le superfici da 3 o 4 vertici. Innanzitutto clicchiamo su un cerchio, digitiamo 0 invio per far partire il centro dall'origine e diamo un diametro, quindi accertiamoci che il diametro sia in eretto di 19,1 e clicchiamo con OK. Ora facciamo una linea scrivendo 0 invio in modo tale che la linea parte dal centro e tracciamo una linea verticale. Prendiamo questa linea, andiamo nella serie polare e suddividiamola, quindi facciamo una serie di 24 elementi. Poi eh, tracciamo una linea orizzontale tra questo elemento e quest'altro elemento. Spostiamoci in una vista 3D e creiamo una linea da punto medio, quindi linea da punto medio, clicchiamo qui e ci allarghiamo di una larghezza pari a 1. Ora andiamo sulla superficie da 3 o 4 vertici e creiamo questa superficie. Mettiamoci in modalità ombreggiata, selezioniamo questa superficie, torniamo di nuovo nella serie polare e facciamo nuovamente una serie polare rispetto a questo centro, stavolta di 12 elementi, quindi la metà di quello che avevamo inserito in precedenza. Vediamo che le varie parti si vanno a agganciare in questa maniera. Torniamo nuovamente su superficie da 3 o 4 vertici, clicchiamo su questi tre punti qui e clicchiamo su questi altri tre punti qui. Avrei anche potuto fare lo specchio, diciamo, in questa seconda superficie. Seleziono queste parti, vado di nuovo nella serie polare, di nuovo rispetto al centro e do sempre 12 elementi. In questo caso si viene a creare questa superficie fatta in questo modo. Ora seleziono tutto e faccio unisci. Si dovrebbero essere unite tra di loro le superfici, gli altri elementi non si dovrebbero comunque unire. Cancello tutta la parte centrale, seleziono il cerchio e vado a fare un'estrusione da due lati. Come output metto superficie, come solido dico solido no, in modo tale che viene aperto. Per fare in modo che questa larghezza è perfettamente uguale a queste superfici che ho creato sopra, vado a cliccare su questo punto, in modo tale che qui si crea questo elemento. Adesso vado sul comando loft e clicco sul bordo. Siccome io voglio prendere tutto il bordo, per essere sicuro di prenderlo tutto assieme, vado in curve da oggetti, vado in estrai bordi e vado a cliccare su tutti i bordi. Confermo con invio e vado su unisci per unire tutti questi elementi. Ora ritorno di nuovo sul comando loft e stavolta gli dico di prendere la curva e il cerchio. Mi accerto che questi punti siano allineati e che la freccia tenda dallo stesso lato, altrimenti la superficie non verrà bene. Confermo con OK. Abbiamo la chiusura di questo lato.
seleziono questo elemento, vado in una vista dall'alto e faccio uno specchio rispetto a questo punto qui, in modo tale che si ha la chiusura anche dall'altro lato. Seleziono tutto, vado ancora col comando unisci e unisco gli elementi. Andando nella scheda relativa alle proprietà dell'oggetto, vado qui su proprietà, vado a creare un nuovo materiale di tipo metallo e come colore vado a impostare ad esempio l'oro. Confermo con ok. Se mi sposto in modalità renderizzata, questa è l'anteprima che ottengo dell'anello.